E benvenuti in questo nuovo video, seconda parte del video di mercato di praticamente questa settimana, perché le notizie appunto sono tante e adesso andiamo a parlare un attimo di Fulkrug e San Maximin, tutte notizie uscite nel giro di 2 o 3 giorni Sì, massimo e stiamo anche esagerando. sì, ci sono altre voci, però noi diamo quelle principali, più magari Sì, sì. più veritiere. Sì, sì, almeno apparentemente, Esatto, comunque sono voci, sono interessamenti, però le fonti che riportano non sono da nulla, sono fonti comunque accreditate, esatto, ecco. Quindi andrei direttamente a parlare di Fulcrum, però prima vi ricordo di seguirci su Instagram per avere le news in tempo reale, riusciamo a darle esatto. subito. E abbonatevi così potete entrare nel gruppo su Instagram Sì, dove veramente affrontiamo tutti gli interessamenti, tutte le cose, commentiamo in tutti presa danno le diretta. loro idee, esatto. Commentiamo in Molto presa interessante. diretta, siamo sicuramente più presenti, Esatto, di qua perché, semplicemente è più facile, poi il video ci vuol tempo un attimo, invece lì riusciamo a commentare subito e devo dire, merita davvero, soprattutto tutta l'estate davanti, quindi sono chissà quante notizie da esatto. commentare per tutta l'estate, quindi davvero, davvero merita. E quindi andrei direttamente a Fulkrug, perché di fatto Di Marzio riporta di questo, interessamento, dice semplicemente piace, non è che dice trattativa avanzata o cosa, però È nella lista esatto, degli poi Di Marzio interessamenti. sappiamo, non Eh. prendiamoci in giro, essere molto era Alla festa, infatti. alla festa per la promozione, per il titolo di campione, in Piazza San Marco, cioè è molto vicino ad Antonelli, ecco, non saprei come altro dire. Esatto. Al momento è in prestito al Milan, ma quasi sicuramente, anzi certamente tornerà al West Ham al termine della stagione. E andiamo a dire, 2 cose a livello tecnico, perché comunque prima di fare delle considerazioni personali c'è da vedere alcuni punti, ecco. Sì, ha 33 anni, è alto 1,89, ha fatto un gol col Milan in 19 presenze in Serie A. È un puro bomber d'area, Questo è sempre stato molto nella sua carriera più o meno. sì, molto statico, da servire in area con i cross, comunque in quello sicuramente è bravo, Sì e nel no, ha segnare un bomber d'aria, sì, abilità aeree ne ha tuttora, perché comunque è una cosa che non ti serve per forza esatto. grande fisicità, cioè non ancora esplosività giovanile, ti ba cioè t hai il tuo fisico, quella è la tua abilità, quindi è Sì, ancora capace in quello, ecco, nonostante esatto. l'età. È bravo sicuramente a fare le sponde per gli inserimenti dei compagni, condizioni fisiche al Milan non erano proprio al massimo, cioè è stato un po' Sì, no, era un po' sembrava un po' tutto da recuperare, ecco. In questo momento in questo momento parlo, non rappresenta di certo, una garanzia, se vediamo un po' gli ultimi mesi, da gennaio che è arrivato al Milan. Sì, sicuramente è capace di fare un lavoro da riferimento centrale, come dicevi tu, per fare da sponda per gli inserimenti dei compagni. Però detto questo, cioè, vi diciamo la nostra, per recuperarlo, perché l'ho visto veramente in grossa difficoltà, servirebbe per me una preparazione estiva proprio ad hoc, se vai effettivamente a prenderlo. Perché, cioè, ci sono giocatori anche sì, più vecchi di lui che rendono bene, però da quanto ho visto lui sembra veramente in grossa difficoltà. almeno, L'età in lui si fa sentire, ecco. esatto. Non è l'età in sé, ma per quanto ho visto lui, l'ho visto proprio in difficoltà a livello fisico, di condizione fisica, Sì, parlo. esatto, cioè Quindi ques comunque può sicuramente portare dei gol perché l'esperienza ce l'ha, alla fine è un giocatore statico, quindi non è che no, deve, stancarsi troppo, però dobbiamo anche considerare, o il magari con la fatto preparazione estiva un no, minimo riesci a sicuramente con la recuperarlo, preparazione. cioè non vuol dire nulla. Magari Esatto. lo recuperi, Se non è cioè condizionato da infortuni poi comunque esatto, cioè se lo recuperi fai una preparazione estiva ad hoc, proprio non solo preparazione estiva coi compagni, mi sembra che a lui serve proprio una preparazione estiva ad hoc per lui. sì, Per me se lo recuperi può essere veramente un'arma importante, comunque esperienza ne ha. eh, Per me in questo caso qui, va lasciato stare un attimo il dato dei gol fatti, che è 1, no, come hai letto prima. Abbiamo parlato sì di condizioni fisiche non ottimali, l'abbiamo sottolineato, mi pare che sia abbastanza chiaro, verissimo, però c'è da mettere in gioco in questo caso sui dati, bisogna capire, relativizzarli
a dove si trovava, nel senso è sì al Milan, ma al Milan di Allegri. Quindi il Milan di Allegri di certo, insomma, penso lo sappiano tutti, anche chi non guarda il Milan, le squadre di Allegri non favoriscono di certo la prolificità degli attaccanti della fase offensiva. Penso che Antonelli abbia messo in conto questo e Sì, lo sonda perché ha conoscenza di questo aspetto qui, quindi eh, ritiene che magari con un gioco diverso, perché Stroppa eh non è beh, che credo venga qua per, cioè rimanga per chiudersi e ripartire, ecco. chiaramente Non no. cambia, non cambia la sua visione, non è stato così in Serie B, non credo che venga in Serie A e faccia un gioco totalmente diverso. Credo che Antonelli abbia ben chiaro questa cosa in mente e crede che con un gioco un po' più propositivo, con un gioco diverso, Fulkrug magari possa un attimo riprendersi, possa rendere di più e farsi magari, mettete caso, altri 2 o 3 anni a buoni livelli. Non dico altissimi livelli, ma a buoni livelli sì. Cioè, è una scommessa, è chiaramente una Più o scommessa. meno, una scommessa, ma anche una sicurezza, perché comunque esperienza ne ha. Cioè ha Sì, giocato comunque in competizioni importanti, in tutta assolutamente. cioè in Europa comunque ha giocato, è un giocatore importante che, deve essere un attimo rimesso È quello, in per quello dico sesto. scommessa, cioè per le condizioni fisiche in cui Sì, l'ho visto, esatto, però non non per è un altro. giovane che arriva e non sai come No, potrebbe no, 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 andare. no, Sai no, è già che vero. comunque, lui comunque ne ha fatta di esperienza No, no, e può assolutamente. veramente portare qualcosa in più al Venezia, perché ora effettivamente, cioè, ne abbiamo parlato tanto di Adorante in attacco, serve proprio una punta di esperienza che possa Di portare, peso, esatto, una sicurezza lì davanti. Cioè assolutamente. anche Durante è una scommessa in questo momento in Serie No, A. chiaro, chiaro. Cioè, per motivi diversi Sì, ovviamente, sono scommesse tutte e 2, anche Fulcro per me. Non per per il nome in sé, se togliamo tutti gli altri aspetti, facciamo finta di non saper niente della condizione fisica, dell'età, dici: "Madonna, sì, cioè se fammelo arrivar subito." Però dobbiamo mettere in conto gli aspetti che ci sono stati, visti negli ultimi mesi, insomma. Quindi per quello sì, è una scommessa, non, per il nome sappiamo che è un giocatore comunque che ha la sua esperienza, ha le sue doti fisiche, tecniche di qualità, cioè qualità ne ha, comunque ne mh, porterebbe, però è tutto da valutare dal punto di vista fisico. Però premessa l'ho fatta, nel senso, se ci credi e ritieni che con un gioco migliore possa rendere di più, che con una preparazione estiva fatta bene, quasi ad hoc per lui, per quanto ci riguarda, se ritieni di poterlo recuperare, che può essere un'arma che nessuno si aspetta che possa rivelarsi devastante, perché no? Perché no? Assolutamente. Poi sì, vedremo l'ingaggio e tutto, però comunque per ora rimane un interessamento, però è una notizia ah, che ha senso, nel senso non è totalmente no, campata per no, aria, perché comunque non è un giocatore imprendibile, irraggiungibile in questo momento, appunto perché ha sottoreso non solo questi 6 mesi, anche prima, quindi è tutto da valutare, per quello dico, per quello diciamo scommessa. Comunque vedremo l'evolversi della situazione, comunque esatto. ne riparleremo assolutamente. Poi rimango un po' sorpreso anche da questa svolta di Antonelli sui giocatori di Mh. esperienza. Beh, comunque Stroppa ha chiesto sicurezza e secondo me con queste prime voci di mercato, comunque ci son parecchie voci di tanti giocatori di esperienza, secondo Sì, me ma tanti, tanti veramente. adesso si stanno concentrando su questi per poi arrivare, come stavi per dire, a il solito Antonelli diciamo, dei giovani, Sì, le scommesse. sì, no, è semplicemente no, no, cioè sono sorpreso non per forza in negativo, è semplicemente lo trovo inusuale per Antonelli, che diciamo non è mai stato il suo modus operandi principale, quello di andare su giocatori fatti e finiti, qualcuno direbbe addirittura bolliti, ma insomma son tutti da valutare, quindi non è vero. Però vediamo appunto se dalle voci si passerà ai fatti Infatti. per certificare questa svolta che sembra un po' all'orizzonte in base alle notizie che sono uscite in questi giorni. Stiamo a vedere. Andiamo a parlare di un altro giocatore comunque di esperienza, un po' meno "anziano", tra virgolette, di Fulkrug, ossia Saint-Maximin, che è una notizia che è uscita ieri,
perché di fatto Triveneto Gol riporta di questo interesse presunto, addirittura parla già di parti in contatto per capire la fattibilità dell'operazione, anche lui è in scadenza quest'estate, non lo è Füllkrug, però lo sono tanti giocatori di cui abbiamo parlato nello scorso video come Basic, ecco, e quindi arriverebbe di fatto, se arrivasse, a zero. E andiamo a dire due cose a livello tecnico sul ragazzo. Sì, a 29 anni fa, era considerato un crack totale. Ah sì, Negli ultimi anni però si è un po' perso, diciamo. È finito in Arabia all'Al-Ahly, poi in Turchia al Fenerbahce, poi è andato a giocare in Messico all'America e a febbraio è tornato in Francia al Lens. Quindi ha un po' girato tutto il mondo, sì, sì, diciamo. sì, un po' ha dovuto gironzolare, sì, Sì. per trovare un po' di spazio a giocare. Esatto, in Francia da febbraio ha fatto 3 gol, 3 assist in 10 presenze e poi ha fatto un gol in Coppa di Francia, spesso da subentrato. Comunque il Lens, Ehm, cioè non è l'ultima squadra della Francia, comunque è seconda in classifica in un eh sì, campionato dove il PSG non è che vince, domina, stradomina e stravince. tutti. Quindi, Sì, cioè, sono anche numeri buoni in realtà. Ne porta sicuramente di numeri buoni ancora a casa, nonostante giochi relativamente poco, sia sì, probabilmente sicuramente favorito, presumo, da un buon gioco del Lens, che comunque si esatto. trova secondo in classifica in Francia, diciamo la nostra, cioè, stando alle caratteristiche del ragazzo, per chi lo conosce, perché comunque è bravissimo nell'uno contro uno, driblomane, rapidità, accelerazioni improvvise, che pochi possono avere, che hanno nelle loro caratteristiche. È un calciatore anche che dà spettacolo, ricorda molto Yeboah, no? Sarebbe proprio il perfetto sostituto di Yeboah o uno, non so dire se addirittura può prendere il posto di Yeboah. Se sei al massimo, forse sì. Se è al massimo ti mette veramente in difficoltà. A te, allenatore, parlo. Se li vedi al massimo e giochi Mh, pur sempre a due punte, non giochi con due ali, a quel punto potrebbero giocare anche insieme, però non esatto. giochiamo così, almeno per il momento, e la vedo difficile, che non si andrà comunque per il 3-5-2. Ehm, cioè, sarebbe comunque il perfetto sostituto di Yeboah con quelle caratteristiche, forse dando addirittura più in rapidità e accelerazione rispetto a un Yeboah. Sì, la sua pecca Eh, più importante, diciamo, è che non è mai stato un giocatore continuo sì, a io gli ho detto il livello bello, le cose positive. non è mai Sì, stato è vero, continuo a livello di questo sì. prestazioni e poi non si sa le condizioni fisiche come Eh, sono messi, cioè mi bisogna sono, valutare cioè, anche quello. esatto, cioè mi sono un attimo andato a informare, da valutare perché appunto non è mai stato continuo sia a livello di prestazioni, anche da quel punto di vista lì, qualcosa di comportamentale a volte ha lasciato desiderare, non roba grossa, non roba di processi come era successo per Ben Scandali. Yedder, no? Se Esatto. ci pensiamo, cioè robe serie, quella lì erano robe serie, più roba tra il giocatore e il club, o il giocatore e l'allenatore, cose così, ma niente di gravissimo, però comunque un giocatore un po' sopra le righe, ecco, a livello di carattere. Però diciamo che se arrivasse con la mentalità giusta, riesce a convincerlo, lo riesce a convincere, come dire, arriverebbe anche lui a zero, no? Un ingaggio buono, ma che non ti fa svenare così. Se riesci a convincerlo ed è motivato a venire e a fare bene da noi, non ci penserei un attimo, andrei a prenderlo adesso, non domani mattina, adesso. Però anche qua è una scommessa non tanto per le qualità tecniche che sono indiscutibili, basta semplicemente per chi non lo conoscesse andasse a vedere un po' qualche video anche di anni fa per farvi capire che il giocatore era, adesso tutto da valutare, i numeri ve li abbiamo letti prima, qualcosa porta ancora, sarebbe comunque tutto da valutare, parliamoci chiaro, però è una scommessa che se la vinci e rende in campionato Sì. sarebbe tanta tanta roba. Grazie per aver visto il video fin qui, comunque ci escono sempre notizie di interessamento, quindi Per noi tante, s cioè per quanto riguarda il Venezia sì, tantissime, non è non ancora so. iniziato il mercato, quindi ci son già tutte queste voci, ho paura per l'estate cosa ci aspetterà, Sì, però esatto. sicuramente aggiungiamo che, come l'anno scorso, tutti i giocatori, tutti quanti erano già pronti per il ritiro estivo, Questo è vero. mi sa che anche quest'anno stanno cercando di Speriamo, arrivare speriamo. tutti pronti a luglio. Sarei veramente Sì, contento in primis,
per noi, ma anche per Stroppa, perché insomma sappiamo che ti fa rendere la squadra poi se gliela Sì, dai già subito. pronta, un bel Esatto, pacchetto. esatto, sì, che può lavorarci subito perlomeno, non è Sì, che arrivano i giocatori gli ultimi no. giorni di mercato, ecco. Anche perché poi è Va bene le difficile occasioni, entrare. però imbastire la squadra bisogna Sì. farlo molto prima. E niente, questo, c'erano anche voci sul Shaarawy, che tra l'altro abbiamo Eh riportato, sì. così però stiamo a vedere, magari ne parliamo nei prossimi giorni, adesso vediamo un attimo l'evolversi, rimangono pur sempre voci, si era parlato di Kostic, ma questo anche forse un po' da prima, uno dei primi nomi che è uscito, anche lui a parametro zero, così come il Shaarawy, quindi Un po' tante tutti. occasioni a parametro zero Sì. in quest'estate, forse più di altre volte, onestamente parlando, quindi vedremo, le cose potrebbero cambiare da un momento all'altro, comunque questa è la situazione per il momento, spero che il video vi sia piaciuto e appunto queste sono le nostre opinioni, ma qua sotto potete dire tranquillamente la vostra, siete d'accordo con noi o meno. E sempre Forza Venezia! Sei sempre Forza Unione.